Conosci i droni, ma sai qual è la differenza fra un drone stabilizzato e un drone FPV? Te lo spiego in questo video. Droni e videomaking sono di tuo interesse? Allora sei nel posto giusto. Sono dall'Alto Simone, un operatore dei droni professionista e un videomaker. Non sono un influencer e non faccio YouTube come primo guadagno, ma sono proprio un operatore operativo, professionista dei droni e un videomaker. Iscriviti al canale e seguimi nei video per scoprire sempre cose nuove. Innanzitutto facciamo un'introduzione al drone. Il drone è un dispositivo volante ma anche terrestre o subacqueo che viene controllato da una postazione comandata da una persona, ma che anche a disposizione ha delle modalità operative autonome. In questo caso qui con me c'è un drone, anche detto quadricottero, perché ha 4 eliche che gli permettono di volare. È simile a un elicottero, però con un funzionamento differente dei rotori e delle eliche. In questo caso monta una telecamera e dei sensori che sono adatti a uno specifico settore del lavoro con i droni. Infatti questo drone è specifico per la fotogrammetria. Per drone stabilizzato si intende un drone che vola nello spazio in modo stabile, che può mantenere la propria altitudine in autonomia e che ha un sensore che è stabilizzato. In questo caso è una telecamera che è stabilizzata su 3 assi. Il drone si sposta nello spazio, ma la telecamera rimane stabile. Questo si intende per drone stabilizzato, con la telecamera stabile. Per drone FPV o FPV si intende un drone che viene pilotato attraverso l'utilizzo di occhiali in prima persona. La differenza con i droni stabilizzati è che la telecamera utilizzata per pilotare il drone non ha la stabilizzazione sull'asse orizzontale. Infatti, quando il drone si inclina, anche la telecamera ne segue il suo movimento. Se così non fosse, il pilota che utilizza gli occhiali non riuscirebbe a pilotarlo e non riuscirebbe a capire in che posizione è il drone. Perché facciamo un esempio con questo drone stabilizzato. La telecamera in questo modo vola con l'inclinazione uguale a quella del drone, ma se il drone si sposta verso sinistra, la telecamera rimane orizzontale. Un pilota che sta pilotando il drone con gli occhiali e non vede che il drone si sta spostando verso sinistra, non riesce neanche a capire in che direzione sta andando il drone, con conseguente difficoltà nel pilotarlo. Mentre con il drone FPV la telecamera si inclina quando si inclina il drone e quindi negli occhiali si riesce a capire in che direzione si sta spostando il drone, riuscendo così a pilotarlo. Per il pilotaggio di un drone tradizionale come questo, quindi stabilizzato con la telecamera stabilizzata, si utilizza un radiocomando che ha uno schermo integrato in cui si può vedere quello che vede la telecamera del drone. Mentre quando si pilota un drone FPV, quindi in prima persona, si utilizzano questi occhiali come monitor, in cui si può vedere direttamente con gli occhiali quello che vede il drone, e come controllo si utilizza un radiocomando simile a questo. Questo è quello specifico per l'utilizzo di questo drone FPV. In alternativa ci sono anche sistemi differenti come questo motion controller, che è più indicato per i principianti. Utilizzare questo controller in modo professionale è molto complicato. Mentre l'utilizzo dei droni FPV è specifico per divertimento o per la produzione di video più dinamici, quando si parla di droni stabilizzati abbiamo anche la possibilità di montare delle telecamere pesanti e che hanno funzioni specifiche per diversi settori. Qui per esempio ti faccio vedere il Matrice 30T. Questo è un drone classico stabilizzato, ma che ha anche la funzione FPV all'interno delle sue caratteristiche. Qual è la differenza quindi? Che qui su questo drone è un drone specifico per l'utilizzo della telecamera termica
e dei laser rangefinder. Sono sensori quindi questi che svolgono delle funzioni specifiche per la ricerca e soccorso o l'indagine termica. Oltre al sensore quindi stabilizzato di un drone classico stabilizzato, ha anche la telecamera FPV. In questo modo il drone può essere pilotato con gli occhiali, quindi si può vedere direttamente la visione FPV di dove sta volando il drone, ma allo stesso tempo un secondo pilota con un altro radiocomando può utilizzare la telecamera termica e tutti i sensori per svolgere le funzioni di ricerca, soccorso o indagine. Inoltre, ogni settore di applicazioni del lavoro con i droni necessita di dispositivi di controllo più o meno complessi. Questo per esempio è il radiocomando del Mavic 3 Enterprise, specifico per lavori di fotogrammetria e ispezioni tecniche, mentre questo è il radiocomando specifico del Matrice 30, questo qua, per la ricerca e soccorso. Quindi più il drone è importante, le mansioni sono importanti e più anche i dispositivi di controllo devono essere elaborati e sofisticati. Quindi ricapitolando, questo è un drone stabilizzato che ha funzioni di volo intelligenti e viene comandato attraverso l'uso di un radiocomando con schermo integrato. Questo drone quindi non è chiamato da FPV, mentre questo drone qui viene chiamato da FPV o FPV o quello che è First Person View, e quindi viene pilotato con la visione degli occhiali per il pilotaggio in prima persona e il radiocomando per avere movimenti molto più dinamici, e quindi per il miglior controllo del pilotaggio di questo drone i droni FPV hanno la telecamera che è nello stesso livello di inclinazione del movimento del drone. Adesso hai capito la differenza fra un drone stabilizzato e un drone FPV. Se ti piacciono questi argomenti iscriviti al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.